Mi hanno chiesto quale titolo avrei voluto avere, come definirmi. Io ho detto City Changer. City Changer per me è qualcosa di fondamentale, cioè noi siamo in un ambiente, in un mondo che vogliamo plasmare, modificare sulla base di quelli che sono i nostri valori. E questo aspetto per me è fondamentale. E alla fine di questo discorso io spero di fare anche di voi dei potenziali city changer nei vostri piccoli mondi, che sono tutti. Io mi focalizzo su un aspetto principale, la mobilità. Mobilità che non è soltanto prendere un mezzo e spostarsi da A a B, è una scelta, è la vostra scelta di vita. Ogni giorno, quando decidete come spostarvi, decidete chi essere, e questa è una cosa fondamentale, una cosa che nessuno vi spiega. Nessuno vi dà gli strumenti per capire chi volete essere nel futuro. Io spero di poterveli dare. Allora, ci dicono ogni giorno che dobbiamo essere dei supereroi, dei superuomini, dobbiamo andare a prendere i nostri figli, portarli, fargli fare attività sportiva, dargli opportunità di scelta. Tutte queste cose sono collegate alla mobilità. Ogni giorno ci muoviamo e prendiamo delle decisioni. E nel fare queste attività creiamo il nostro mondo e pensiamo di dare delle nuove opportunità ai nostri figli, ma allo stesso tempo andiamo ad impattare quello che è la qualità della vita, cioè quello che noi scegliamo come futuro. Ora, la mobilità ha molto a che fare con la qualità della vita e noi sappiamo benissimo che quando facciamo questa scelta abbiamo un impatto non solo nella nostra vita, ma anche quella che è la vita degli altri. Perché? Qualità della vita sicuramente non è questo. Qualità della vita non vuol dire rimanere impacchettati per ore e ore nel traffico dentro una scatola che è molto più grande di noi. Ricordiamoci che una scatola pesa tonnellate per portare un mucchietto di ossa piccoline, piccoline, e noi ogni giorno ci troviamo a passare ore, anche magari solo alla ricerca di un parcheggio. Considerate che abbiamo fatto una ricerca e abbiamo visto che una persona media, prendendo la sua auto, spende circa 3 anni della sua vita alla ricerca di un parcheggio. Ora pensate, 3 anni della vostra vita ad utilizzare per fare qualcosa di molto più interessante non sarebbe mica male, si potrebbero leggere dei libri, si potrebbero fare le aziende, fare altre cose. Allora il nostro obiettivo è quello di cercare di stravolgere questo assurdo paradigma, quindi spazio, utilizzare meglio lo spazio che ci circonda, cambiare il concetto di possesso e anche fare in modo che le persone siano in grado di parlarsi di più, perché quando siamo nella macchina, francamente, a parte scambiare dei messaggini via Facebook, non penso che ci sia di molto utile questo atteggiamento. Questo vuol dire cambiare l'equazione e il paradigma di noi all'interno della società e vuol dire di mettere le persone come priorità e di fare in modo di far capire ai politici che questo paradigma della mobilità assistita deve cambiare, ma allo stesso tempo capire che noi siamo i primi a dover cambiare. E quindi ciò mi porta a dire che un altro mondo o un altro modo è possibile. Noi possiamo scegliere la mobilità che vogliamo. Noi possiamo deviare quella che è una traiettoria pericolosa per noi, per l'ambiente, verso qualche cosa che possa essere un'opportunità, ma vuol dire saltare delle barriere, ok? Saltare delle barriere informative che sono state costruite attorno a noi. Quanti di voi ogni giorno per muoversi cercano le informazioni degli orari, dei diversi autobus, dei diversi mezzi che devono prendere e non ne capiscono mai niente perché poi non sono aggiornati e devono cercare di combinare la mobilità in maniera manuale. Beh, questa è la prima cosa che dobbiamo fare, ma la seconda cosa è quella di dover cambiare la nostra visione della mobilità. La mobilità non è più quello che siamo stati abituati a fare negli anni passati. Ci hanno insegnato come primo atto di emancipazione di avere le chiavi della macchina. Ora, ai millennials, questo concetto di avere la chiave della macchina, francamente, a loro non interessa. A loro interessa
capire come muoversi, come andare al di là, come essere efficaci ed efficienti nelle loro scelte. E pertanto dobbiamo considerare questo aspetto. Dobbiamo considerare che la mobilità dovrà essere come un vestito, qualcosa che si mette e ci si veste sulla base delle esigenze, qualcosa di modulare e personalizzato, qualcosa che è un servizio, non è più un atto di possesso, qualcosa che qualcuno può utilizzare ogni giorno. Pertanto noi abbiamo creato un progetto che si chiama Super Hub, che vuol dire grande hub, grande punto di interazione, e che vede al centro il cittadino, nelle sue scelte quotidiane, nelle sue scelte di movimento all'interno della città. E noi, attraverso questo progetto, abbiamo cercato di sviluppare una piattaforma che potesse riappropriare il cittadino delle proprie scelte. Cioè, oggi, quando decido di uscire dalla mia porta, invece di prendere automaticamente il mazzo di chiave, mi chiedo: ma quale possibilità ho per essere più friendly con l'ambiente, per fare delle scelte che sono più concepibili e rispettose dei miei valori? La Commissione europea ci ha graziato di l'autofinanziamento e ci ha dato la possibilità di portare questo progetto in Europa e soprattutto in 3 città importanti dell'Europa. Parliamo di Helsinki, parliamo di Barcellona e parliamo di Milano. Quello che noi volevamo fare è portare la sostenibilità ad un livello di informazione superiore e soprattutto di abilitarla a tutti i livelli, di metterla nelle vostre tasche. Quali sono stati i paradigmi? Prima di tutto, trasporti verdi per tutti. Dobbiamo sapere che c'è una possibilità di essere ecosostenibili nella mobilità e di fare in modo che la mobilità pubblica possa essere vista come un'opportunità e non solo come uno schiaccianoci, nel senso che ogni giorno quando prendiamo i nostri autobus o i nostri mezzi ci sentiamo accerchiati. Allo stesso tempo ci sono degli aspetti nuovi di mobilità, considerare tutte quelle che sono le nuove dinamiche, il bike sharing, il car sharing, il carpooling, il taxi sharing, come delle nuove opportunità per ridurre il nostro impatto all'interno della città. Ma allo stesso tempo abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo messo insieme chi utilizza la mobilità con chi disegna la mobilità, quindi abbiamo iniziato a fare un processo di co-creazione. Abbiamo iniziato a definire quelli che fossero i criteri e lo abbiamo fatto attraverso degli scenari che abbiamo disegnato insieme agli utilizzatori. Quindi abbiamo coinvolto più di 3.000 persone fra queste 3 città che hanno iniziato a dire cosa volevano e che cosa non volevano, che funzionalità avere e che cosa non avere, che tipo di partecipazione volevano avere nella mobilità del futuro. E l'abbiamo fatto in modo divertente, abbiamo utilizzato dei giochi seriosi per coinvolgerli e loro hanno potuto anche capire che la mobilità poteva essere un'opportunità anche per condividere con gli amici una scoperta della città, quindi loro potevano dare dei challenge ai loro amici e mandarli in alcune parti della città che non avevano mai visitato, perché all'interno di quella città ci potevano essere delle nuove idee, delle nuove culture, delle nuove contaminazioni. E questo, come ho detto, è stato su 3 città, ma soprattutto a Milano, dove abbiamo chiesto agli utenti di cercare delle nuove opzioni di mobilità, dandogli accesso a tutte le informazioni che prima non avevano. Questo perché loro potevano cercare di ridurre le loro impronte in questo mondo. La Super Hub è diventata un'applicazione, ma allo stesso tempo è una piattaforma che mette insieme informazioni provenienti dalle reti cellulari, dai GPS e dalle applicazioni che gli stessi utenti decidono di darci, le informazioni che vogliono, dai social network e anche dai trasporti pubblici, ma anche dai dati di parcheggio, messi tutti insieme e creando un indice della città, che permette anche di poter dare per la prima volta delle predizioni e delle stime di pattern di mobilità real time. Questi valori ci permettono di far fare una mobilità, diciamo, vicina a quelle che sono le esigenze degli utenti, perché loro riescono a definire le loro preferenze, quello che vogliono e quello che vorrebbero fare, e noi, tramite il nostro sistema di pianificazione del viaggio, riusciamo a dargli delle indicazioni che sono vicine a quello che loro chiedono. Inoltre abbiamo un sistema che permette di fare della persuasione e in più questi dati riusciamo anche a darli alla pubblica amministrazione per capire quali sono le reali dinamiche di mobilità. Cosa vuol dire? Definisco quello che è il mio obiettivo,
da dove parto, la mia casa e dove voglio arrivare, e ho tante opzioni di mobilità, opzioni che mixano la mobilità, diciamo, più ecologica, che sono i nostri piedi, con la mobilità sostenibile, quindi la bicicletta, Bike Me, la metropolitana, i taxi, le macchine, e danno degli indicatori di sostenibilità a livello di emissioni, ma anche danno delle informazioni importanti come possono essere la user satisfaction, cioè quello che è vicino alle esigenze dell'utente rispetto alle sue priorità. Come vedete siamo stati anche in grado di definire l'impatto delle politiche sulle scelte, quindi anche per esempio inserendo quello che è per esempio il discorso dell'area C all'interno di Milano. Quindi quando io decido di prendere la mia macchina, di andare con la macchina, devo essere consapevole che ho delle sovrattasse. E questa è una cosa molto importante. Ma la cosa più importante è che noi abbiamo inserito un concetto di profilazione degli utenti fatta dall'utente con l'obiettivo di migliorarsi. Cioè l'utente è il primo a definire dei goals, degli obiettivi motivazionali. Io ogni giorno voglio decidere se migliorare ed essere più buono per l'ambiente e per il mio futuro, cercando di ridurre per esempio le mie emissioni di CO2 oppure cercando di essere più attivo, quindi camminare di più e far bene anche alla mia salute. Noi siamo in grado di dare un diario di bordo e anche di spiegare quelle che sono tutte le opzioni di mobilità, collegandolo anche a un indice di performance che poi può risultare anche in punti verdi. Ora, questi punti verdi potrebbero essere qualcosa di interessante, cioè potrebbero dare un'indicazione della bontà di un cittadino all'interno di una città. E questo potrebbe essere anche utilizzato non solo come esempio per gli altri, ma anche come qualcosa che la pubblica amministrazione potrebbe dare come riconoscimento ai cittadini per la loro capacità di impegno verso un tema così importante come sono la riduzione delle emissioni. Allo stesso tempo abbiamo fatto qualcosa di più, abbiamo creato un marketplace della mobilità sostenibile, quindi posso comprare dei biglietti direttamente dall'applicazione, collegati alla mobilità, biglietti del tram, validarli in applicazione, quindi riducendo anche il numero di carta stampata che ogni giorno siamo costretti a comprare. Last but not least, abbiamo fatto anche qualcos'altro. Abbiamo dato degli indicatori ai policy maker, che sono stati in grado di vedere come impatto di grandi eventi possono destrutturare la mobilità urbana creando per esempio dei colli di bottiglia in quello che si chiama mobilità. Ad esempio, in sistemi di grandi nevicate, quando abbiamo avuto delle grandi nevicate oppure un grande evento come può essere una partita allo stadio, siamo riusciti a capire come e dove venivano a crearsi questi colli di bottiglia e a cercare per esempio di far deviare il traffico in altri posti, in modo da cercare di avere una mobilità meno a macchia di leopardo come la vediamo qui e soprattutto dare agli strumenti e ai policy maker di vedere in tempo reale quello che poteva essere l'evoluzione della città sulla base di queste tecniche. Quello che vogliamo abilitare è la città intelligente. Su questo livello base che abbiamo dato e che, considerate la mobilità, è il primo degli elementi di una smart city, dobbiamo costruire qualcos'altro. Il lavoro che è stato fatto è stato riconosciuto. La Commissione europea ci ha dato un premio come migliore innovazione nelle smart city nel 2013 e abbiamo ottenuto un ulteriore premio a Milano ultimamente per il Bus City Tech. Ma questo è soltanto l'inizio. Quello che vogliamo fare è creare una fondazione, un'associazione per la mobilità aperta, dove per la prima volta si possano mettere tutto il patrimonio di open data e dove i cittadini possono iniziare a riversare in maniera consapevole, questo è fondamentale, devono essere i cittadini a decidere di dare i loro dati, all'interno di questo sistema per creare un sistema di mobilità door to door a livello europeo. Quindi domani, se volete andare da Como a Barcellona, avete tutti gli strumenti per decidere quale mobilità volete essere. Quindi sono come mi muovo. E io spero che nel futuro voi abbiate la possibilità di accedere a questi strumenti per decidere quello che volete essere. Grazie.